È possibile che un'etichettatrice così piccola possa trasformare il caos in ordine con un semplice tocco del nostro smartphone? Restate con me. Ciao a tutti. Oggi parleremo della etichettatrice Nelco P21, ma anche di una sua sorella maggiore, la Nelco PM220. Sempre più spesso ci troviamo a botte, a combattere con il caos, contro il caos degli scaffali, delle credenze, dove ci sono mille barattoli da organizzare, dove dover capire cosa c'è dentro. Tra i raccoglitori dei documenti, piuttosto che tra i quaderni dei nostri figli, i quaderni di scuola o libri, eccetera. Vediamo qual è la caratteristica principale di queste etichettatrici. Intanto potete ben vedere che le dimensioni sono ridotte, è una etichettatrice Bluetooth portatile, si ricarica, non ha batterie, ma si ricarica praticamente con l'USB. Ecco, ve lo faccio vedere meglio. USB-C, ed ha una durata veramente lunga. I pro sono che questa etichettatrice intanto non ha una cartuccia, non è una etichettatrice, una stampante ad inchiostro, è una stampante termica, quindi dobbiamo preoccuparci esclusivamente di comprare il rotolo delle etichette, dove ci sono penso qualche centinaio di etichette, 200 o qualcosa del genere. Comunque c'è soltanto il rotolo da acquistare, non ci si sporca per niente, è sempre a portata di mano, la si può spostare, la si può portare pure in viaggio ed è veramente molto valida. Le dimensioni sono di 8 cm di larghezza per 13 di altezza per 2,9 di spessore. La sua sorellona invece, che è la PM220, anche questa ovviamente ha una carica con USB-C. Le dimensioni sono un po' più generose ovviamente, perché questa stampa con delle etichette un po' più larghe e quindi diciamo che si orienta a un mercato anche più vasto, ecco, dei negozi di dove si ha bisogno di etichettare oggetti o articoli con più informazioni. La grandezza di questa è di 8,5 cm di altezza, di 11 cm di altezza, 8,5 di larghezza e 6 cm nel punto più ampio, nello spessore più ampio. Peso 220 grammi, peso 180 grammi. Le etichette che stampano sono, in questo caso, vi faccio vedere qualche esempio. Sono di 1,4 cm per 4 cm di lunghezza. Quest'altra invece ha 3 cm per 5 cm di lunghezza e si presta, come ben vedete, a molte più informazioni. La particolarità non è tanto la stampa, la particolarità è che queste etichettatrici si gestiscono completamente con lo smartphone. C'è un'applicazione della Nelco, la scaricate e si configura automaticamente. La accendete ovviamente, facciamo una prova anche assieme. La accendiamo prima il telefono, apriamo l'applicazione della Nelco e andiamo a cliccare dove c'è praticamente la possibilità di collegare un apparato. Ora sta cercando ma non trova nulla, sono spente entrambe. Quindi cosa facciamo? Andiamo ad accendere la prima. Accesa. Ricerca dispositivi. Ha trovato subito. Connettiamoci. Una volta che è connessa abbiamo una marea di funzioni da poter sfruttare, oltre quello che è il necessario.
si possono innanzitutto richiamare dei template già preimpostati. Gli stessi template preimpostati possono essere ovviamente modificati, oppure li possiamo inventare noi, quindi prendere un'etichetta bianca, diciamo così, e metterci una cornice, un simbolo, un emoji, un disegno, addirittura anche una foto. Ovviamente il tutto viene stampato in bianco e nero, quindi anche le foto avranno naturalmente non la nitidezza di una foto stampata con caratteristiche fotografiche, però ha la possibilità di stampare qualsiasi cosa e di unirla, inserirla nell'etichetta stessa. Ovviamente in queste piccole è meno pratico, qua magari un simbolo, un emoji è qualcosa che possa indicare il contenuto del contenitore, può essere già più che sufficiente. In questa invece possiamo ovviamente sbizzarrirci un po' di più, il che si fa con molta facilità. Possiamo richiamare dei template, modelli di sistema, ci carica già dei modelli preimpostati, dei template. Alcuni hanno scritto VIP. VIP significa che sono vincolati a un abbonamento mensile, eccetera. Quindi, ma a noi non servono, ce ne sono già tanti impostati gratuiti che possiamo sfruttare, possiamo richiamare, magari sostituire soltanto quello che non ci interessa, oppure la scritta che non ci interessa e tenere tutto il resto. Possiamo stampare ovviamente sia con questa che con quest'altra scritture, cornici, simboli, eccetera, codici a barre con la P21 anche si possono stampare dei codici a barre, mentre con la PM220 abbiamo la possibilità di stampare anche dei QR code, e quindi diciamo abbiamo la massima versatilità anche dal punto di vista della scelta di cosa andiamo a fare. Allora, le possibilità sono mille. C'è la possibilità di inserire, tanto per dire, una nuova in bianco. Ne prendiamo una in bianco, e qui abbiamo, il software riconosce automaticamente quale macchinetta è collegata e quindi ci propone automaticamente la grandezza dell'etichetta e ce la fa praticamente vedere qui sulla schermata, con le dimensioni anche, con una barra dove sono registrati i centimetri. Ci clicchiamo sopra 2 volte. Qui mi sta facendo vedere tutti i passaggi, non mi ci interessano. Ci clicchiamo sopra 2 volte e possiamo andare a scrivere quello che vogliamo. Ciao bella ciao. Ok, lui me l'ha scritto. Ora questo io posso, all'interno dell'etichetta, posso spostarlo dove voglio. Se voglio inserire un simbolo o qualche altra cosa, posso ingrandirlo fino ai margini dell'etichetta come preferisco, oppure posso andarci a inserire qualche altra cosa. Potrei andarci ad esempio a inserire un simbolo, oppure modificare la scrittura in inclinata o sottolineata, eccetera, o grassetto. Posso spostarla verso sinistra, centrarla o spostarla verso destra. E possiamo andare a inserire anche altre cose, dei template, un codice a barre, codice QR code, un'icona. Inseriamo un'icona, ad esempio, mettiamo questo furgoncino che posso andare a ingrandire e diminuire come voglio, e rimpicciolire come voglio. A questo punto mi rimpicciolisco un po' anche la scrittura, questo lo sposto più in alto, lo rimpicciolisco ancora un po'. Possiamo invertire ovviamente la scrittura, e ora possiamo andare a stampare. Vediamo un po' come stampa. Una volta stampato abbiamo questa levetta che è il taglierino, la spingiamo verso l'alto e la taglia automaticamente.
Questo è solo un esempio, io ne ho stampati diversi già in precedenza. Ho stampato anche altre cose, insomma, dai numeri alle prove stampa. La gestione delle due macchinette è la stessa, cambiano soltanto le caratteristiche di stampa, ma il software è lo stesso. Ora facciamo un'altra prova. Usciamo da qui. Ovviamente, oltre a queste possibilità, abbiamo la possibilità del riconoscimento vocale. Posso comandare cosa deve scrivere e me lo inserisce direttamente nell'etichetta. Abbiamo graffiti, per esempio, possiamo disegnare quello che vogliamo e lui ci stampa. Possiamo inserire delle immagini generate dall'intelligenza artificiale, quindi noi descriviamo una situazione, per esempio. Scriviamo casa nel bosco con cane. Inviamo all'intelligenza artificiale. Nel frattempo sta elaborando la mia richiesta, che non è molto specifica, quindi magari ci metterà un po' di più perché deve poi recuperare molte altre informazioni per realizzare qualcosa di decente. Ovviamente una cosa del genere va meglio con la stampante con l'etichetta più larga, ma teniamo conto che questa si può comunque sempre restringere, rimpicciolire. Ce la darà probabilmente a colori, rigenera, ce la darà probabilmente a colori, ma stamperà ovviamente in bianco e nero. Aspettiamo ancora un momento, vediamo cosa ci genera. Ecco cosa ci ha generato. Una casa nel bosco con un cane. Ce la posizioniamo a fianco all'etichetta e ci possiamo inserire a fianco un testo 2 volte sopra. Bel posto. Lo spostiamo. E lo stampiamo. Ovviamente è molto piccolo, non si capirà granché da questo, ma questo è per farvi capire le potenzialità che ha questa macchinetta. A 360 gradi potete stampare qualsiasi, possiamo stampare qualsiasi cosa. Il collegamento, come avete visto, è Bluetooth. C'è una flessibilità nella scelta dei caratteri, flessibile, un po' come in Word al computer, si può fare qualsiasi cosa con i caratteri, la possibilità di sfruttare template già preimpostati e invece crearne di nostri con delle cornici, eccetera. Io ne ho fatti, però ho fatto vedere anche prima, penso, questi, che servono per etichettatura anche di farmaci che apriamo e abbiamo bisogno di mettere la data di apertura, così come le marmellate, piuttosto che altre cose. Quindi una flessibilità a 360 gradi. L'utilizzo è altrettanto, a parte le grosse ditte di spedizioni, tutto il resto, da una famiglia a un piccolo, a un ufficio, a un negozio, eccetera, può tranquillamente utilizzare la flessibilità di queste etichettatrici per poter risolvere problemi di ordine nei raccoglitori, piuttosto che negli articoli archiviati, piuttosto che nelle confetture aperte e altre cose. Insomma, a questo punto la domanda è: può un'etichettatrice così piccola trasformare il caos in ordine? Beh, la risposta io direi proprio di sì. Io questa l'ho acquistata
2 anni fa e a settembre, 6 mesi fa, ho acquistato anche questa e devo dire la verità, non posso farne più a meno per qualsiasi cosa, perché io ho anche ho etichettato i cavi del cruscotto dell'auto quando ho fatto qualche impianto in più, ho aggiunto USB, ho aggiunto una ulteriore videocamera sull'unoto termico posteriore, una frontale sulla griglia dell'auto e quei fili passano tutti sotto al cruscotto e sono etichettati ovviamente con queste etichette in modo tale da poter essere riconosciuti. La stessa cosa si può fare su queste nostre scrivanie che sono oramai piene di USB e di cavi, ho fatto la stessa cosa anche qui. Quindi massima flessibilità, portatilità. I link di entrambe li trovate ovviamente nella descrizione. Mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. A proposito, il prossimo video sarà di fattura culinaria, quindi è molto più interessante forse. I link che troverete sia qui che sul mio sito web www.battitech.com sono link di affiliazione. Io potrei ricevere una commissione se acquisterete con questi link, ma per voi il prezzo ovviamente non cambierà in nessun modo. E alla prossima, ciao!